Tra le numerosissime figure che come pionieri hanno contribuito alla conoscenza della lingua e della cultura cinese, spicca con singolarità quella di Matteo Ricci, cartografo matematico, gesuita e sinologo italiano. È riconosciuto ancora oggi come uno dei più grandi missionari della Cina. Visse al tempo della dinastia Ming, nel XVI secolo, nacque a Macerata nel 1552 e morì a Pechino nel 1610, dove fu sepolto. La sua formazione è soprattutto umanistica. Studiò presso il Collegio Romano, prima di recarsi in missione in India ed iniziare la sua missione in Cina. Nel 1582, infatti, inizia questa opera di evangelizzazione all'interno del Celeste Impero, quando partì per Macao. Fu soprattutto nella Cina meridionale che iniziò questa intensa e febbrile attività di produzione sia di testi scritti sia di altro tipo di opere o instaurazione di diverse residenze. Al contrario di moltissimi altri missionari, Matteo Ricci riuscì ad arrivare a Pechino. Era un obiettivo molto importante per i gesuiti. Ed egli ci riuscì attraverso una missiva nella quale fece sapere all'imperatore quanto amava la cultura cinese, quanto il legame di amicizia che lo legava alla Cina gli consentiva di apprezzarne la cultura e la lingua. Tra le sue opere cartografiche spicca infatti il mappamondo. All'interno di questo mappamondo, annotato in lingua cinese, è possibile notare che la Cina si trova al centro del mondo, al contrario delle tipiche cartografie europee all'interno delle quali l'Europa era al centro del planisfero. Questo senza dubbio denota lo stile di Matteo Ricci, il fatto che Matteo Ricci avesse compreso che non era sufficiente semplicemente parlare del cristianesimo ai cinesi, ma bisognava avvicinare questo sapere alla sensibilità dei letterati cinesi e quindi alla classe colta. Egli aveva intuito e compreso inoltre che la cultura cinese, l'etica confuciana e la cultura ritenuta importante per il cristianesimo non erano poi così lontane e incompatibili, ma che anzi diversi temi le legavano e che nella cultura cinese, nel confucianesimo più precisamente, erano presenti già dei germogli di cultura che si avvicinavano molto ai valori del cristianesimo. Ed è con questo spirito che egli indossò le vesti di letterato cinese, instaurò diversi rapporti di amicizia con i più alti funzionari cinesi e soprattutto riuscì a scrivere il De Amicizia. Il De Amicizia o dell'amicizia fu composto a Nanshan nel 1595. È un'opera costituita da 76 sentenze e all'interno di queste sentenze è presente la citazione, un riferimento al sapere divulgato, condiviso dai più grandi autori della cultura occidentale. Tra questi autori figurano Aristotele, Plutarco, Agostino di Ippona e Sant'Ambrogio, solo per menzionarne alcuni. Alcuni di queste citazioni e riferimenti sono stati adattati e cambiati da parte di Matteo Ricci per avvicinarli maggiormente alla mentalità confuciana e quindi farli comprendere maggiormente. L'opera è scritta in lingua mandarina, la struttura appunto per massime si ispira alla tipica struttura per massime delle opere cinesi, nelle quali è possibile quindi comprendere e meditare sulle varie sentenze una ad una. Oltre alla struttura già di per sé originale, è il tema dell'amicizia che risulta particolarmente interessante. Secondo Matteo Ricci, infatti, l'amicizia è ciò che lega il mondo occidentale con quello cinese, perché nel confucianesimo l'amicizia è considerata fondamentale per regolare le funzioni dello Stato e della società. È una delle 5 relazioni chiave che regola il rapporto tra pari. E anche nel cristianesimo è possibile rintracciare l'importanza dell'amicizia come valore fondamentale. Ed è qui che Matteo Ricci intende dimostrare che tra il cristianesimo e la cultura cinese e l'etica confuciana non c'è poi così tanta lontananza, ma anzi alta compatibilità. Gran parte delle citazioni sono state possibili grazie all'ampio bagaglio culturale dal quale ha attinto Matteo Ricci e alla sua alta formazione presso il Collegio Romano. Utili per Matteo Ricci appunto per fare un'azione di divulgazione scientifica, ma quello che colpisce maggiormente è il fatto che lui sia riuscito a citare così tanti autori. Infatti rimane ancora da stabilirsi se egli fece affidamento soltanto su una formidabile memoria oppure se avesse con sé dei libri. Secondo la tradizione, la prima teoria è quella più accreditata.